Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo questa nuova ciabattina ad uncinetto. Come sempre ne ho fatto un portachiavi perché è l'oggetto che vi piace di più in assoluto che facciamo insieme. Prima di questa ciabattina ne abbiamo fatte altre due insieme. Abbiamo fatto questa e la prima era stata l'infradito. L'infradito e la ciabattina vi erano piaciute tantissimo e spero tanto che vi piaccia anche questo. Quindi a questo punto aspetto nei messaggi la classifica. Quale vi piace di più? Se vi piace anche questo tutorial non dimenticatevi di regalarmi un like, per me è molto importante, e di condividerlo. In questo modo più persone possibili potranno usufruire anche di questo tutorial e quindi rifarlo. La ciabattina di quest'anno è una ciabattina unisex che possiamo fare con la parte superiore a righe oppure in tinta unita. Nel tutorial vi mostro sia come farlo in un unico colore e sia come farlo in più colori. Nel tutorial vi do le istruzioni per fare questa ciabattina, ma se volete fare la parte superiore un po' più indietro sarà sufficiente partire con la stringa, con questa parte, un punto più indietro, quindi rispetto alle indicazioni che vi do nel tutorial. Se vi piace di più questa parte un po' più arretrata, partite un punto prima. Per queste ciabattine ho utilizzato il cotone cablé numero 5 e l'uncinetto da 2 mm, mentre in questo caso ho utilizzato lo stesso filato e un uncinetto da 1,75 mm e come vedete è venuta un po' più piccola. La struttura della ciabattina è la stessa che hanno anche le altre, quindi due solette, una sopra l'altra, unite insieme con un giro di punti bassissimi. E in particolare questa soletta ha lo stesso schema di questa ciabattina, a parte che invece che partire con 11 catenelle partiamo con 12 catenelle. Ovviamente vi lascio i link anche di questi due tutorial nel box informazioni e nel primo messaggio sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5, un uncinetto da 2 mm o da 1,75 mm, una forbice, un ago da lana, un portachiavi e una coppia di pinze. Iniziamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo e lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo lavorando 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ed ora iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto e sul filetto dietro. Dietro le catenelle c'è un filetto che corre, lavoreremo in questo filetto. Se non sapete lavorare nel filetto dietro, lavorate come siete abituati. Iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nel primo punto, 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 4 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4 e nell'ultima catenella lavoriamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5.
Ed ora lavoriamo sull'altra parte delle catenelle e se vogliamo possiamo prendere anche il filo di inizio lavoro all'interno per nasconderlo. Lavoriamo 4 mezzi punti alti, quindi lavoriamo lo schema al contrario. 2, 3, 4, 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e terminiamo il giro con un aumento. 1, 2 punti bassi nello stesso punto. Chiudiamo ora il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato. Lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro. Ed ora iniziamo il secondo giro. Nel secondo giro lavoreremo tutti mezzi punti alti. Iniziamo dal secondo punto, quindi saltiamo il primo punto e nel secondo lavoriamo un aumento. Nel prossimo punto lavoriamo un altro aumento, sempre di mezzi punti alti. Ora lavoriamo 9 mezzi punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 aumenti, quindi per 5 volte 2 mezzi punti alti in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5 e torniamo indietro. 9 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e terminiamo il giro con 2 aumenti, quindi per 2 volte 2 mezzi punti alti in ogni punto. E chiudiamo anche questo giro con un punto bassissimo sul primo punto del giro. E la soletta è già pronta. Se stiamo lavorando la soletta che rimarrà sopra, prima di chiudere il lavoro lavoriamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudiamo con un punto bassissimo sul punto in cui sono partite le catenelle. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo e questo serve per agganciare poi il portachiave. Fatta questa soletta ne facciamo un'altra identica, però non facciamo l'asola e non tagliamo il filo. Una volta realizzata la soletta superiore, quindi quella che resterà sopra, vediamo come fare la parte qui sopra. Prepariamo un nodino iniziale con il colore con cui vogliamo fare la parte superiore della ciabatta e prendiamo la prima soletta. Per sapere dove agganciare contiamo da dopo gli aumenti del secondo giro, quindi il secondo giro iniziava con 2 aumenti, da dopo questi aumenti contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nel sesto
punto, entriamo e usciamo nel punto successivo, così. E qui lavoriamo un punto bassissimo per agganciare il colore, così. Lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e passiamo dall'altra parte. Dall'altra parte partiamo sempre a contare da dopo gli aumenti e contiamo questa volta 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e dopo il quinto entriamo e usciamo nel punto successivo, così. E anche qui ci agganciamo con un punto bassissimo. Lavoriamo una catenella e giriamo al lavoro. E lavorando nelle 8 catenelle lavoriamo 8 punti bassi, un punto in ogni catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora sfiliamo l'uncinetto ed entriamo nel punto successivo. Dunque il filo esce da questo punto, questo lo saltiamo, entriamo in quello ancora successivo e passando da sotto usciamo dal punto dopo, prendiamo l'asola e portiamo fuori il filo. Lavoriamo una catenella, giriamo al lavoro e lavoriamo un'altra riga, un punto in ogni punto, quindi 8 punti bassi. 1, 2, 7, 8 e ripetiamo. Estraiamo l'uncinetto, entriamo non nel punto successivo ma ancora in quello dopo, quindi da qui questo è un punto già lavorato, questo lo saltiamo, entriamo nel successivo e usciamo nel precedente. Prendiamo l'asola e la estraiamo, lavoriamo una catenella e un altro giro di punti, 8 punti bassi e continuiamo così fino ad ottenere 5 righe. Agganciamo, quindi estraiamo l'uncinetto, entriamo a 2 punti da dove stiamo lavorando, da sopra e da sotto torniamo fuori nel punto successivo. Estraiamo l'asola, una catenella, giriamo il lavoro e 8 punti bassi. 1, 2 e abbiamo 4 righe lavorate. Agganciamo ancora una volta e nella quinta riga lavoriamo una diminuzione, quindi entriamo nel primo punto. State attenti a non perdere il primo punto perché è proprio vicino al bordo e portiamo fuori il filo, entriamo nel punto successivo e portiamo fuori il filo e chiudiamo insieme. 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e terminiamo con una diminuzione. Entro, porto fuori il filo, entro, porto fuori il filo e chiudiamo. E in questo modo otteniamo 5 righe. Tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo, infiliamo questo filo in un ago senza punta ed entriamo nel punto successivo a quello che abbiamo lavorato. Quindi qui abbiamo lavorato, entriamo nel successivo e portiamo fuori il filo. In questo modo.
portiamo sul retro anche il filo iniziale e annodiamo questi due fili insieme senza tirare troppo, altrimenti arricciamo la ciabatta. Se invece volete fare la parte superiore di più colori, 2 o più colori, vediamo ora come cambiare il filo. Abbiamo lavorato la prima riga di punti bassi, quindi abbiamo agganciato il colore e lavorato una riga di punti bassi con il bianco, come abbiamo imparato. Agganciamo il filo da questa parte, come abbiamo imparato, quindi da qui questo è un punto che abbiamo già lavorato, questo lo saltiamo, entriamo nel successivo e torniamo fuori dal precedente e portiamo fuori l'asola, così. E prendiamo il secondo colore. E lavoriamo una catenella con il secondo colore e tiriamo il filo bianco per farlo sparire, così. Lavoriamo una catenella con il fucsia e lavoriamo una riga di punti bassi con il fucsia. È importante in questo caso nascondere la codina del fucsia per saldarla e portare con noi il filo bianco perché ci serve nella prossima riga. Quindi avviciniamo questi fili ai punti che dobbiamo lavorare e li intrappoliamo nei punti. Quindi entriamo per esempio nel primo punto e lasciamo in mezzo anche i due fili e lavoriamo un punto basso. E così per tutta la riga, quindi portiamo con noi questi due fili, il fucsia per saldarlo e il bianco per averlo da questa parte perché poi ci servirà. E lavoriamo 8 punti bassi. Lavorati 6 punti possiamo tagliare la codina fucsia perché è già saldata. E terminiamo la riga. E da questa parte agganciamo il filo fucsia, quindi come abbiamo imparato portiamo fuori l'asola e ricominciamo a lavorare con il bianco. Il filo che non lavoriamo lo dobbiamo sempre portare con noi all'interno dei punti, quindi in questo caso sarà il filo fucsia. Facciamo una catenella con il bianco, tiriamo il filo fucsia e iniziamo a lavorare una riga di punti bassi, partendo sempre dal primo punto e portando con noi il filo fucsia. E se necessario tiriamo leggermente questo filo per renderlo omogeneo nella parte davanti, non troppo, altrimenti arricciamo tutto. E proseguiamo in questo modo per le 5 righe che dobbiamo lavorare. Quando lavoriamo con il filo bianco nascondiamo e portiamo con noi il filo fucsia e viceversa, quando lavoriamo con il fucsia nascondiamo e portiamo con noi il filo bianco. Se questa riga l'ho lavorata con il bianco, qui mi aggancio con il bianco. E poi cambio colore. Una catenella con il fucsia e tiro il bianco per nasconderlo. E andiamo avanti così. E nella quinta riga portiamo sempre con noi anche il filo fucsia e lo tagliamo perché non ci serve più, quindi l'abbiamo lavorato nei punti per saldarlo ed ora possiamo tagliarlo. E terminiamo con una diminuzione. E saldiamo come abbiamo imparato. E la parte superiore della ciabattina è pronta.
Ed ora vediamo come unire insieme le due solette. Lavoriamo anche la seconda soletta e, terminato il secondo giro, allarghiamo un po' l'asola sull'uncinetto, estraiamo e prendiamo il resto della ciabattina e la sovrapponiamo ed entriamo nel punto corrispondente al punto sotto, quindi entro qui e porto fuori l'asola, così. Ed ora per unire le due solette, come abbiamo fatto per la ciabattina e per l'infradito, lavoreremo un giro di punti bassissimi, prendendo tutto il punto della parte davanti e tutto il punto della parte dietro. E lavoriamo un giro di punti bassissimi. Non stringiamo troppo questi punti, altrimenti arricciamo il lavoro. E anche in questo punto in cui abbiamo saldato la parte superiore possiamo lavorare normalmente perché la catenella esterna del punto è rimasta libera. Lasciamo all'interno tutti i fili, in questo modo li nascondiamo. E continuiamo così tutto intorno. Lavoriamo anche l'ultimo punto, prendendo tutta la catenella davanti e tutta la catenella dietro, e ci fermiamo qui. Tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile. Estraiamo l'uncinetto, infiliamo questo filo in un ago senza punta ed entriamo in tutta la catenella del primo punto bassissimo, sotto la catenella, in questo modo, e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto bassissimo. Ed usciamo dietro. In questo modo creiamo un'ulteriore catenella e il giro di punti bassissimi è chiuso perfettamente. Qui dietro facciamo un nodino prendendo un filo un po' nascosto e nascondiamo questo filo all'interno della ciabattina. E tirando si nasconde anche il nodo. E tagliamo. E come abbiamo visto tante volte lo facciamo diventare un portachiavi, quindi prendiamo l'ultimo anello della catena del portachiavi e lo apriamo con una coppia di pinze. E qui inseriamo l'asolina che abbiamo fatto di 6 catenelle e richiudiamo. E il portachiavi è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che anche queste ciabattine vi siano piaciute e che vi possano essere utili. Io trovo che siano un oggettino molto simpatico e un ottimo regalino per l'estate. Aspetto i vostri messaggi qui sotto al video, non vedo l'ora di sapere cosa pensate voi di queste nuove ciabattine. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se l'avete già fatto, grazie mille. Sapete che potete condividere con me le foto delle vostre ciabattine e di tutti i lavori che fate con i miei tutorial. Adoro vedere le foto dei vostri lavori, potete condividerle con me nella mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!